Non so più come si fa io, come si fa a commentare una vittoria. Ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a ottenere questi maledetti 3 punti, punti che non erano scontati, come avete visto, l'avevo detto nella prepartita, era una partita difficilissima, ma me lo Mm. aspettavo assolutamente, non era scontato, al di là che loro erano ultimi comunque. Partita dai 2 volti, diciamo. Dopo il gol è stata tutta un'altra partita e l'abbiamo vissuta con un altro umore. Prima non è che l'umore fosse dei migliori, tanto meglio di quello che abbiamo vissuto, insomma, contro il Lecce. Però chi se ne frega, oggi guarda, mi porto a casa la vittoria, mi porto a casa i 3 punti che non arrivavano dal 1960, no, da, 4 mesi ormai. sì, da fine dicembre. Va benissimo così, come è arrivata. Ha segnato a questo punto bomber fila, si può dire, Esatto, che è stato anche ormai espulso nel finale. purtroppo. Comunque Mamma mia. abbiamo segnato d'azione anche, non da Sì, punizione, infatti tre angolo. miracoli, tre miracoli. Allora, abbiamo segnato il primo miracolo, Eh, perché di fatto è un miracolo. esatto. Gol dell'attaccante, secondo miracolo. Terzo miracolo, gol su azione. Tre Esatto. miracoli in una partita, infatti a noi servono tre Assurdo. miracoli per vincere una partita, perché giustamente non si vinceva veramente da una vita. Parliamo un po' della partita perché sennò parliamo solo del gol. Tra l'altro anche bel gol, grande assist di Ellerson Ellerson. che nei minuti finali, nell'ultima parte di partita, Sì, sì, fenomenale. Cioè è stato super decisivo. È vero. bravissimo Fila a farsi trovare lì, a metterla dentro. Esatto. Cioè, non me l'aspettavo. Penso che il gol comunque non sono più abituato a vederli, quindi cioè, Soprattutto da azione, che l'ultimo no, non mi no, ricordo neanche quando è stato. troppe cose Era, insieme. pensavo fosse più probabile che Nicolò Sticaviglia la buttasse dentro da angolo in quel momento che ha fatto un tiro da angolo Sì, rispetto sì. che un'azione così. Bellissimo. Sì, veramente Sì, stupendo. comunque al di là di questo, la partita, devo dire che onestamente non è neanche stata una bella partita a livello di primo tempo, anche secondo tempo era una partita, era un po' la fotocopia di quella che era stata alla fine la partita con Lecce, secondo me, per quanto riguarda almeno la nostra prestazione. Abbiamo creato un po' di più rispetto che con Lecce, però al di là, cioè, cosa avevamo creato? Cioè, poco secondo me, comunque non tanto da meritare. Sì, avevamo avuto 2 o 3 occasioni, soprattutto ovviamente da palla inattiva con Sì, Nicolussi. esatto. L'unico che ha avuto delle occasioni importanti, sempre da palla inattiva, ma si sa che lui è bravo in questo e ha la qualità anche per poter segnare in quelle occasioni. Comunque, nel primo tempo abbiamo visto, come sempre, tanti errori tecnici, ma per fortuna abbiamo vinto, quindi ora pensiamo più alle cose positive che a quelle Sì, negative. almeno oggi tanto avremo modo di parlare di Esatto. tutto quello che... Scriveteci voi cosa pensate di questa partita, che poi lunedì esce il video in cui commentiamo i vostri commenti. Ovvio, ovvio, sì. E commentiamo una vittoria, quindi Eh, sarà un video risposta commenti diverso, immaginiamo. esatto. E niente, comunque è iniziato male, come sempre, poi il secondo Mm. tempo siamo rientrati un po' meglio, come anche con Lecce alla fine. Forse il Lecce è stata una squadra un po' più che ha avuto più occasioni rispetto al Monza. Infatti, non so, oggi ho Sì, visto sì, un no. Monza un po' spento, anche pochissimi tiri in porta, anche loro Sì, che un anche devo po'. dire, al di là di tutto, comunque a livello di singoli il Monza non mi sembra neanche tutta sta squadraccia, onestamente. Proprio mi sembra una squadra che a livello di gioco messa a malino. Mm, Perché a livello di singoli, secondo me, sono tanti giocatori che mi porterei a casa comunque, vedendo la formazione e anche quelli che hanno come riserva. Quindi, ecco, giusto fare una menzione sul Monza. Dico che non è una squadraccia, sì, però le cose sono andate così e insomma, mi dispiace per loro. Noi invece siamo ancora vivi e lotteremo, si spera, fino alla fine. Già la prossima è un'altra partita fondamentale, quella contro l'Empoli, e sarà da vivere veramente come un'altra finale di fatto. senza Perché lo... fila, Senza fila, che purtroppo. purtroppo è l'unica nota negativa della giornata Mm. praticamente, perché di fatto è entrato bene, si può dire, è entrato bene, è riuscito a trovare il gol e sul finale, cavolo, doppia Eh, ammonizione. E la prima era stata un'ammonizione stupida, ma stupida nel senso che per me non c'era. vabbè, Maresca per me è un mezzo disastro a livello arbitrale, forse è il peggior arbitro che abbiamo in Serie A. sì. Si stava meglio quando non c'era. Purtroppo è tornato, niente, cioè, se lo sorbiranno tutte le squadre, non che ce la sia presa con noi. Forse oggi siamo stati quelli un po' più penalizzati, però magari anche il Monza può recriminare. È proprio l'arbitro in sé che mi sembra uno un po' più, un po' un esaltato, una specie di narcisista che Sì. vuole fare un po' il protagonista.
quindi è uno di cui insomma preferisco non parlare che se no mi agito. E al di là di quello, sì, primo tempo quindi un po' così, secondo tempo falsariga del primo, cioè Esatto. poca roba da una parte e dall'altra. Sicuramente noi avevamo motivazioni per cercare di vincere la partita, un po' più del Monza evidentemente, e ok, però a livello di costruzione, di fluidità di manovra oggi cioè, continua a essere poca roba, Sì, onestamente. anche rispetto magari all'andata, comunque all'inizio del campionato, abbiamo anche visto un'altra squadra che non ha più quel Offensivamente almeno. gioco, sì, purtroppo non c'è più quel gioco che vedevamo, quello bello di Francesco. Che non portava comunque risultati, Sì, bisogna dire, esatto. però almeno vedevi un po' di trame offensive, di sviluppo di gioco che dicevi, cavolo, merita sta squadra qua, peccato che non segna, peccato che perde, peccato che... E invece, insomma, adesso si vede un po' meno anche quello, però se mi porti sempre a casa la vittoria fino alla fine non mi interessa, cioè, me ne farò una ragione, amen, vedremo un gioco brutto, scorbutico e tutto, ma se mi porti a casa 3 punti qua, un punto là, in partite un po' più difficili magari, che ci permettono di raggiungere l'obiettivo, chi se ne frega veramente Esatto. al massimo livello. E sì, comunque devo dire che dopo il gol la squadra a livello mentale Si è sbloccata, cioè si è vista veramente un'altra squadra, anche singolarmente, mi sembravano tutti più gasati, ma giustamente perché hanno visto che non è così difficile segnare, si può segnare e hanno avuto questo scatto di sì, poter di vincere. vivacità, di vita. Sì, Anche a livello di cambi, bravo Di Francesco, super d'accordo, perché come vedete rapidamente, Ghittyer fa lo stesso tipo di partite che fa a ogni punta, quindi il problema ma l'abbiamo detto tante volte, non è la punta che gioca, è il modo di servire la punta. E infatti Ghittyer ha fatto la stessa figura che faceva Maric, che faceva poi un palo all'inizio campionato, che faceva Fila ultimamente. Poi che Fila abbia segnato, ok. sì. Però anche lì Ghittyer ha fatto lo stesso tipo di prestazione, mi dispiace ribadirlo, ma è sempre Sì, quello. anche Oristagno, cioè stessa Oristagno, roba sempre, Oristagno è un pessimo. fantasma, Oristagno è un fantasma. E devo dire una roba che ho già detto, a me, se proprio devi giocare con una seconda punta più mobile che svaria per la tre quarti, preferisco Yeboah in questo momento rispetto a Oristagno, perché almeno Sì. mi dà quella vivacità, quella capacità di dribbling, a volte si perde in se stesso, Vabbè, l'abbiamo cioè, visto. ok, però almeno mi sembra più vivo, più mobile, più che mette in pericolo la difesa avversaria. Oristagno non mi dà neanche più quello. Rispetto alla prima parte di campionato è il fantasma di se stesso, quindi di qui alla prossima partita, se non si riprende, io metto in campo dal primo minuto Esatto. Yeboah, se proprio non vuoi giocare con 2 punte vere di ruolo. Tra i due preferisco Yeboah, onestamente parlando, al di là che non sia eccezionale, ma insomma lo sappiamo tutti, però mi sembra un po' meglio di Oristagno, almeno a livello di forma fisica, in questo momento. Anche secondo me. Comunque parlando dei singoli, oggi tutti bene, alla fine quello che non stava andando nel primo tempo era un po' di squadra, tutti hanno fatto un po' di errori, però verso la fine Sì, comunque si sono un po' ripresi tutti quanti, anche Candé ha fatto sulla scia delle motivazioni, bene. cioè Infatti. Candé bene, Ellerson bene. Sì, Zerbin anche l'ho visto bello Sì, cacciato, sì, anche è vero. Ellerson alla fine. Un po' Vero, tutti, vero. Nicolas Caviglia soprattutto era un po' il perno di tutta la partita secondo me. Ma sì, che... ma quando c'è Nicolo Caviglia la punizione dello stadio trema, dai, ma giustamente, ma perché merita. Aveva anche rischiato il gol, tra l'altro, su punizione, gli toglie metà palla era entrata, dai. Anche da Calciatore angolo. pazzesco Nicolo Caviglia, Sì. veramente, merita tantissimo. E al di là di quello comunque la squadra sul finale ci ha creduto e quindi si è proprio visto un altro spirito nel finale, uno spirito a livello emotivo, perché di energie magari ce n'erano anche poche, però anche quelli che sono entrati bene, devo dire, bene tutti, bene i 3 punti, bravo Di Francesco con i cambi, qualcosa da rivedere dal primo minuto secondo me. Comunque ne riparleremo nel video risposta ai commenti solito che uscirà lunedì, quindi scrivete qua sotto quello che volete, qualcosa di cui non abbiamo parlato. Come sempre, fino alla fine crediamoci, è sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione. Dai!